Con un ordine di trasferimento datato 10 maggio 1943, Alfredo Renato Carpaneto è inviato alla seconda compagnia dello Schwere Panzerabteilung 502, battaglione carri pesanti creato nel frattempo il 25 maggio 1942 a Bamberg, dove prende il comando di un carro con il grado di Obergefreiter il 4 marzo 1944. Il 10 ottobre 1944 la compagnia di Carpaneto riceve l'ordine di trasferimento via treno presso il fronte est, ma durante il percorso il convoglio subisce un incidente presso Memel. La locomotiva si scontra con un secondo convoglio ed esce dai binari, impedendo così il proseguimento. La posizione dei carri ferroviari non permette lo scaricamento dei mezzi corazzati dal convoglio e solo un Berger Panther e un Tigre possono essere portati sul terreno. Fatti i dovuti controlli, alla fine della giornata risulteranno operativi solo 2 Tigre, quello del comandante di compagnia e quello di Carpaneto, mentre per gli altri occorrerà attendere l'arrivo degli speciali mezzi del genio. I 2 carri ricevono comunque l'ordine di spostarsi da soli nell'area di Truschellen a sud di Karlshof per appoggiare le azioni difensive del Panzergrenadier Regiment 209 impegnato in combattimento contro i russi. Poco prima di arrivare a destinazione, però, il carro del comandante di compagnia viene colpito e distrutto, mentre Carpaneto, riuscito a disimpegnarsi contro forze superiori, esegue una ricognizione della zona al fine di appurare la reale consistenza delle forze nemiche attaccanti. Avvistati circa 13 carri T-34 che marciano per attaccare il fianco del reggimento di granatieri corazzati, Carpaneto ingaggia battaglia da solo e distrugge 4 carri nemici con l'uso di sole 6 granate anticarro del suo Tigre. Gli altri 9 mezzi russi, forse temendo di trovarsi di fronte forze molto più consistenti di un solo Tigre, si ritirano. Alla fine della giornata si scoprirà che quella solitaria azione ha salvato l'intero tratto di fronte tenuto dalla fanteria tedesca. Vale la pena qui di notare che la mappatura dei movimenti e la toponomastica relativa agli eventi è resa particolarmente difficile dal fatto che quasi tutti i luoghi dopo la guerra hanno subito cambiamenti nei nomi o nel modo in cui sono trascritti. Ritroviamo Carpaneto il 26 gennaio 1945 all'interno del Kampfgruppe Rinke, dal nome del tenente che comanda il gruppo di Tigre, presso la località di Katschien, che opera in collaborazione con il Kampfgruppe Bernhardt. L'unità piazza i suoi mezzi, parte all'entrata del paese, parte all'uscita a ovest. Tra questi figura anche il Tigre di Carpaneto. Poco dopo, Alfredo avvista un gruppo di T-34 russi avvicinarsi lungo la rotabile che proviene da Königsberg, l'odierna Kaliningrad, ed entra subito in azione distruggendo 2 mezzi nemici. Nel momento in cui viene raggiunto dal resto del gruppo Rinke, ha già distrutto altri 4 carri russi. Divenuta indifendibile la posizione, Carpaneto cerca di ripiegare verso il lato opposto della cittadina, ma lo strato di ghiaccio che ricopre un piccolo specchio d'acqua su cui sta transitando il suo Tigre cede e rimane così momentaneamente immobilizzato. Essendo il laghetto profondo solo poco più di 1 metro, Carpaneto riesce comunque a brandeggiare il pezzo da 88 mm del suo carro, centrando altri 2 T-34 prima che i sovietici si ritirino. Nell'intero arco di quel combattimento i tedeschi distruggeranno in tutto 15 carri russi, di cui 8 attribuiti al carrista romano. Saranno le sue ultime vittorie. Lo stesso giorno, rimesso in grado il suo Tigre di proseguire la marcia, Carpaneto interviene in supporto del Fusilier Battalion 58 presso Groß-Blumenau, l'odierna Kremniovo. Lì, prima ancora che possa sparare un solo colpo, il suo Tigre viene centrato in pieno e distrutto da fuoco anticarro. Nell'esplosione, Carpaneto perde la vita. Proposto per la Croce di Cavaliere dal suo comandante il 16 marzo 1945, la riceverà con decorrenza postuma il 28 dello stesso mese,
arricchendo così il suo medagliere che conta, oltre alla croce di cavaliere, la croce di ferro di prima e seconda classe, il distintivo per assalti corazzati e l'Ostmedaille. Nella graduatoria degli assi dei Tigre, Carpaneto occupa la 28ª posizione, con più di 50 vittorie accreditate. Di lui, la nipote Renate ci terrà a ricordare che Alfredo amava l'arte al punto tale che nei momenti di pausa fra le battaglie soleva dipingere all'interno del suo carro. E aggiunge infine che molto spesso nelle sue lettere menzionava il suo dolore per l'Italia e la sua gente, che ha sofferto così tanto durante la guerra.